Salve a tutti, oggi mi permetto di esulare dall'argomento chiave di questo canale dove parliamo soprattutto di storie, di narrazioni, spesso fantasiosissime, ed è questo che ci piace. Mi permetto di esulare perché, intanto questo è il mio canale, quindi in teoria posso dire quello che voglio, però siamo anche una comunità di persone che leggono, di persone che seguono le notizie, di persone che vivono in questo mondo. E quello che è successo ieri sera mi ha tolto il sonno. Ieri sera, rispetto all'Italia, mentre ragiono negli Stati Uniti, Charlie Kirk è stato assassinato davanti agli occhi del mondo. E la scena dell'attentato è stata ripresa da tante angolazioni, una delle quali davvero molto cruenta, e purtroppo mi è capitato di vederla ed è stata una scena da film horror. Charlie Kirk rappresentava una marea di idee che mi trovano totalmente ostile. Una persona che in soli 31 anni di vita è riuscita ad arrivare a fare dei danni, secondo me, alla società, alla politica, alla sensibilità comune, enormi. Quindi non è una persona che posso dire di aver ammirato. Tutto il contrario. Ciò nonostante, sono stato anche uno spettatore piuttosto avido dei suoi video per un certo periodo di tempo. Perché? Perché sono un curiosone delle faccende americane e della deriva che hanno preso negli ultimi anni, così come sono sempre stato molto sensibile alla oratoria di alcuni personaggi. E sicuramente Charlie Kirk, dal punto di vista dell'oratoria, della retorica, era molto abile, ma anche molto in malafede, perché ha costruito parte, insomma, del suo successo, ma forse gran parte del suo successo, anche sulla contrapposizione e la sfida di duellanti chiaramente in una categoria molto inferiore alla sua. Cioè come se un peso massimo andasse a combattere con un peso piuma e poi si vantasse di aver vinto. Le sue idee non mi vanno a genio per niente. Il suo sostegno a Trump, insomma, un personaggio deprecabile dal mio punto di vista. Ma resta un fatto che è ciò che gli è successo, il modo in cui stiamo reagendo, lo shock che mi ha causato, secondo me meritano da parte nostra una riflessione. Da parte nostra, e quando dico nostra intendo le persone che hanno una passione per la lettura, per la cultura, per le storie, per le narrazioni. Perché? Io sostengo da tempo ormai che noi leggiamo, sì, per svago, ma leggiamo anche perché entrare nelle storie scritte bene, raccontate con arte, è un modo per capire altri punti di vista, per entrare nello spettro di idee, di sentimenti e di emozioni di personaggi che incarnano qualcosa di diverso da noi. In altre parole, la lettura è uno strumento per sviluppare una cosa che a Charlie Kirk non piaceva, l'empatia. La lettura è una palestra per sviluppare l'empatia, per renderla più forte, per dare sostanza ai muscoli dell'empatia, che altrimenti rischiano di atrofizzarsi. E se questo succede, tutti quanti corriamo dei grossi rischi a livello collettivo. Guardate solo in che condizioni è la politica internazionale negli ultimi tempi. Stiamo veramente sfiorando la guerra mondiale. Pensiamo soltanto al fatto che ieri una quantità di droni hanno sorvolato lo spazio aereo polacco e hanno fatto anche danni. Siamo abbastanza nella merda, ragazzi. E siamo abbastanza nella merda perché persone come Charlie Kirk sono al potere. Charlie Kirk è proprio ciò che secondo me va sconfitto. Ma non credo che siamo ancora nella condizione in cui
si possa giustificare l'omicidio di persone del genere. Assolutamente no, non è possibile. Anche perché se no vincono loro. Ma vincono loro non, questo lo dico a me stesso, ecco, non tanto nell'agone politico, dove insomma esistono anche forze contrapposte, grazie a Dio. O anzi, grazie a noi, ecco. Ma vincono in casa nostra. Da persona che vuole allenare la propria empatia, devo riconoscere che dentro di me esistono delle forze contrapposte, che sono un essere contraddittorio. Una parte di me sicuramente, la peggiore, ha pensato, ecco, te lo sei meritato. Ma poi una parte di me, per fortuna, è ancora viva, l'altra parte di me, e non mi ha lasciato dormire questa notte, mi ha fatto dormire molto male comunque. Sento dentro di me un dolore, una sofferenza per quello che è successo, e per Charlie Kirk, e per la sua famiglia, e per chi lo amava. Perfino un essere, insomma, così, una persona così deprecabile, non credo che meriti la totale mancanza di empatia nei confronti di quello che è successo, perché altrimenti ha vinto lui che riteneva l'empatia un concetto new age. Cioè, pensate l'ignoranza. L'empatia è una condizione biologica dell'essere umano, che può essere certo atrofizzata, beh sì, però è una condizione biologica innata. Charlie Kirk aveva un cervello molto fine, era una persona molto intelligente, che però mancava, a mio modo di vedere, proprio di intelligenza emotiva e di empatia, e di questo è andato vantandosi in vita, sostenendo che fosse un valore e sostenendo tutta una quantità di idee che possono essere fondate soltanto sulla mancanza di empatia. Quando vince la mancanza di empatia, quando viene sostenuta da persone intelligenti che riescono anche a argomentare il vantaggio della propria sociopatia, è molto pericoloso. Charlie Kirk era una persona molto pericolosa che ha avuto anche molta sfortuna, perché tutti i danni che ha fatto gli si sono poi, insomma, ritorti contro, hanno fatto tutto il giro e l'hanno colpito. Però attenzione, perché stanno colpendo anche tutti coloro che in questo momento si rallegrano. E io invece vorrei che noi, che insomma crediamo nell'allenare l'empatia, anche tra le altre cose attraverso la lettura, vorrei che ci fermassimo un attimo almeno a chiederci, a cercare dentro di noi quella sensazione di malessere, quel conflitto interiore tra la parte cinica, che esiste anche in me, e la parte che a Charlie Kirk non piaceva, l'empatia. Ecco, spero che riusciate anche voi, me lo auguro, a trovare quel conflitto e quella sofferenza, perché vuol dire che Charlie Kirk non ha vinto in tal caso. Le sue idee del cazzo non hanno vinto. Se io riesco a provare veramente tristezza per questo ragazzo di 31 anni, ammazzato come un cane, vuol dire che non hanno vinto le sue idee stupide. Il fatto che abbia usato la sua grande intelligenza per fare tanti danni mi sconcerta. Credo che sia una delle cose peggiori dell'epoca in cui viviamo. Persone intelligentissime che si sentono in diritto di sostenere idee allucinanti che danneggiano la vita di tutti coloro che non hanno la loro posizione ideologica. Rallegrarsi per la morte di Charlie Kirk vuol dire che la loro visione del mondo sta vincendo. Attenzione, non è fiction. Attenzione, questo non è un film. Attenzione, questo non è un romanzo dove possiamo avere il nostro compenso emotivo, no? La compensazione, no, il compenso emotivo alla fine in cui il cattivo viene punito e allora noi godiamo. No, fermi. Questa è la realtà, e l'empatia noi dobbiamo continuare a ricordarci che mantiene viva una parte fondamentale di noi, che è quella senza la quale scoppieranno le guerre,
senza le quali si scatenerà il peggio del peggio del peggio.